Fedele su Google Meet. Benissimo. Perfetto. Ok, trasmetti dal vivo. Stai trasmettendo dal vivo. Perfetto. Perfetto. Allora, buonasera a tutti, sono gli Assunti di Storia. Questa sera inauguriamo la prima live del canale insieme a un ospite importante, speciale, il nostro Sardinia Warrior, il quale ci parlerà dell'età del bronzo, quindi siamo nella protostoria, in particolare ovviamente ci parlerà della Sardegna. Quindi andiamo subito al dunque, lascerei la parola al nostro ospite, poi in seguito parleremo, faremo altre domande nel corso della chiacchierata. Prego. Grazie mille Gianluca, grazie per avermi invitato a parlare sul tuo canale. Insomma, ci siamo già sentiti qualche giorno fa per presentarci, insomma, per conoscerci. Ovviamente, grazie per avermi ospitato e cambierò la cortesia appena possibile anche sul mio canale. Come hai detto, io mi occupo di preistoria e protostoria. Essendo archeologo, ho come dire, questo ambito di studi. Soprattutto preistoria e protostoria dell'Italia, ma in particolare ancora di più della Sardegna. Sono anche autore di libri, ho scritto 3 monografie più altri volumetti in collaborazione con altri autori principalmente mi occupo di armi, armature e oplologia, che poi mischio con altre cose. Ad esempio la tesi triennale è stata una tesi puramente osteoantropologica, ho studiato ossa, resti umani di individui dell'età del bronzo, quindi periodo nuragico in Sardegna, per capirci 1300, 800 avanti, un range un po' ampio, però che ricade poi tra quello che è il bronzo recente, il bronzo finale e l'età del ferro in Sardegna, che non si discosta troppo dalla cronologia del resto dell'Italia, tra l'altro. In quella tesi avevo fatto ad esempio un lavoro di comparazione tra i resti umani che presentavano ferite e quali armi potessero aver prodotto queste ferite che si ritrovavano sugli scheletri. Quindi ho fatto anche un lavoro, diciamo, di archeologia sperimentale, tentando di replicare quelle ferite con delle armi in bronzo su, chiamiamoli, dei manichini. È meglio non entrare nel dettaglio. E, ehm, da quell'esperienza poi, vabbè, sono partito per un paio di anni in Inghilterra perché volevo approfondire la lingua, volevo imparare molto meglio l'inglese rispetto a come potessi fare da casa e dopo quell'esperienza ho pensato di voler continuare come dire, nel filone dell'università mi sono iscritto a Ferrara per altri 2 anni a fare questa magistrale in preistoria. Tra l'altro forse è l'unica in Italia che affronta lo studio della preistoria, intendiamoci proprio dal Paleolitico sino a praticamente l'età del ferro. Anzi, a Ferrara sono noti per comunque avere degli studi di litica che sono praticamente abbastanza rari in Italia. E diciamo che questa formazione mi ha permesso poi di conoscere altri professori, colleghi che rimanendo solo in Sardegna non avrei mai potuto conoscere e da lì ad esempio ho conosciuto il mio professore di tesi Claudio Giardino, con cui ho fatto una tesi di tipologia delle armi nuragiche e comparazione con le raffigurazioni delle armi nei bronzetti. Mi dice la mia compagna che non si vede più, che è tutto grigio. Fantastico. Ma che orchissima. In effetti anche io guardando ora lo lascia in grigio. Ora? Ora di nuovo. Benissimo, Ok, andiamo. via libera dalla Show regia. must go on. Esatto. E,
E io diciamo che questo argomento l'avevo già affrontato in questo libricino, appena finita la triennale e l'ho scritto praticamente in Inghilterra, perché nella tesi ti dicevo, facevo questo lavoro di studio delle ferite, però ovviamente le ferite vengono prodotte in punti preferibilmente scoperti dall'armatura, quindi bisognava approcciare o almeno cercare di capire quali fossero le parti realmente scoperte e le armi utilizzate da questi personaggi e perché si fossero fatti queste ferite, di cui tra l'altro non stiamo parlando di ferite da poco perché un paio avevano comunque ferite craniche non indifferenti, cioè avevano proprio frammenti di ossa craniche che spuntavano dall'occipitale o dal frontale sino all'occipitale, insomma non erano tutte rose e fiori al tempo sicuramente. E quindi in questo libricino avevo tentato, che si chiama Guerreris, per chi non è sardo vuol dire guerrieri, anche se è molto somigliante allo spagnolo il sardo, avendo 600 parole derivate proprio dallo spagnolo. E in questo libricino avevo buttato le basi per questo studio oplologico tipologico che poi ho condotto in maniera decisamente più rigorosa, più scientifica, però già le basi erano buone, nella tesi magistrale. Insomma, nel periodo della tesi magistrale poi ho affrontato lo studio, ad esempio, di queste armi nuragiche particolari che si chiamano spade votive, che non vuol dire semplicemente delle spade dedicate alla divinità, cioè degli ex voto, come succedeva normalmente nell'epoca del bronzo anche in altre località, ma sono un tipo di spade abnormi, cioè lunghe 1,40 m, fatte con un bronzo con pochissimo stagno, quindi in pratica rame, tra l'altro prodotte con la nervatura disallineata in modo che proprio si flettano, si pieghino e si rompano. E i nuragici, tra il bronzo recente e il bronzo finale, ma anche con strascichi nell'età del ferro, avevano questo culto, un po' come avevano i minoici per la Labiris, la bipenne. Avevano questo culto per queste spade che le infiggevano addirittura in cima ai pozzi sacri, a questa specie di edifici templari, e secondo i più recenti studi archeologici, ad esempio quelli di Fulvia lo Schiavo, famosa sovrintendente che ha operato in Sardegna per tanti anni, gli stessi bronzetti nuragici userebbero queste armi. E qua si crea un po' uno scompenso tra la cronologia ipotizzata per i bronzetti, che si basa sulla tomba che è quella della necropoli di Cavalupo a Vuci, dove c'è un bronzetto sardo di pugilatore famosissimo, in questa sepoltura incinerazione di due individui femminili che sono di origine sarda, e però sulla base di quella datazione, cioè i bronzetti vengono datati in pratica all'età del ferro, IX secolo, inizio VIII. Però secondo questa archeologa avrebbero delle armi invece che si trovano in Sardegna tra l'età del bronzo recente, bronzo finale e primo ferro. Quindi in teoria i bronzetti dovrebbero essere più antichi per avere delle armi più antiche in mano, no? E insomma, questa è una side note per chi fosse interessato. Una domanda, se Sì, posso, così. poi Ma tutto. va bene. Allora, premetto che questo argomento non sono molto ferrato nel mio campo. Allora, per cercare un attimo di capire, casomai, se si può, se è permesso, fare casomai un parallelo, casomai con il mondo greco, se vogliamo con il mondo acheo, che diciamo quello è a cavallo, siamo in questo periodo di tempo. E quindi volevo chiedere se, non so, gli studi cosa ne pensano, com'era di fatto la guerra? La guerra era una guerra di eroi singoli, come si vede, come si ipotizza nel mondo acheo, o c'era ancora qualcos'altro? Beh, questa è proprio classica domanda da $1 milione, perché secondo diversi studiosi, più o meno influenti, più o meno rigorosi o più o meno accademici, cioè inquadrati e non, potremmo definirli, prima che io ad esempio mi approcciassi allo studio, non sono certo stato il primo a ipotizzare che il loro stile di combattimento fosse omerico, però altri studiosi hanno ipotizzato eserciti nuragici, formazioni di falangi nuragiche, cose che secondo me non sono mai esistite, almeno non con quel tipo di armamento, perché, Se possiamo. perché avendo ricostruito
considera che io ormai ho prodotto, penso, tra i 30 e i 40 scudi nuragici, una ventina di armature, spade non le conto neanche più. E quindi ho provato con mano, tra l'altro io sono stato schermidore storico e lo sono ancora tuttora per circa 15 anni, Possiamo oltre che dire che questo è un esempio istruttore. proprio di archeologia sperimentale, se non erro. Sì, è un tipo di archeologia sperimentale che in Italia è poco sviluppata, Mhm. viene spesso confusa con il reenactment, con la rievocazione storica. In realtà non è né reenactment né living history, niente di tutto questo, perché l'archeologia sperimentale richiede documenti, richiede misurazioni, richiede scritti, perché altrimenti si sta facendo altro. Cioè bisogna riportare i dati, non basta solo fare la rievocazione e raccontare che si è fatto qualche prova così. Cioè, diciamo all'estero, poi tra l'altro proprio in questi giorni mi stavo occupando di questa bibliografia per fare un articolo su queste figure di pugilatori. All'estero ci sono studi, ad esempio, su il pancrazio, su tanti approcci fisici, diciamo, a queste discipline belliche, però in Italia c'è ancora una certa reticenza da parte degli accademici, diciamo, di una certa data, pur nonostante ormai l'archeologia sperimentale, diciamo quella classica, venga utilizzata, quindi utilizzo, che ne so, delle ceramiche, riproduzione delle ceramiche. È un tipo di archeologia sperimentale diversa, cioè non è una demarcazione netta, sfuma un po', non si capisce bene come magari inquadrarla, però cioè, quando tu vuoi sapere quanto poteva pesare uno scudo, come poteva essere utilizzato, lo devi ricostruire, altrimenti sono ipotesi che non sono troppo dissimili da quelle che fanno le persone al bar. Ah, secondo me è così, secondo me è cos'ha. E purtroppo l'archeologia, se uno va a controllare i vecchi testi degli anni 50, 60, ma neanche senza andare così lontano, parlano di cose che però non sono mai state testate. E quindi parlare ad esempio di falange nuragica con scudi di 50-60 centimetri è un po' difficile, cioè, soprattutto perché sono scudi che hanno un umbone a punta, che è utilizzato per spingere magari le persone che sono di fronte a te per fare la formazione, e cioè in pratica gli stai bucando la schiena e ottenendo niente nell'atto pratico. Peraltro poi le armi nuragiche sono, ad esempio, pensiamo alle spade pistilliformi, no? Quelle lanceolate con questa forma sinuosa, quasi da signorina. Sono armi da taglio, palesemente, che venivano quindi usate brandendole, operando dei mulinelli, dei tempi pieni, presumo, quelli cosiddetti in gergo schermistico, che richiedono spazio intorno al personaggio, che è una cosa che gli opliti greci non usavano, ad esempio, solo colpi frontali. Certo, qualche bel tramazzone, come si dice, lo davano anche loro, però quando si stretto informazione, chi l'ha provato, io ho fatto 10-15 anni di rievocazione storica, provato sia come ausiliare romano che come insomma, provato armatura medievale, ho combattuto in alcuni tornei, cioè quando poi le cose le provi indossandole capisci che certe cose non si possono fare. E le armi antiche, le armi in bronzo soprattutto, hanno la cosa bella, a differenza del ferro, che si conservano quasi integramente, cioè tu gli dai una passata di cote e quell'arma potrebbe di nuovo tagliare, cosa che invece con le armi in ferro non succede, perché si arrugginiscono, in pratica rimane solo l'ossido. Tant'è che vengono praticamente fissate quando vengono ritrovate con dei materiali particolari sintetici, perché altrimenti si disintegrano tirandole fuori. E diciamo le spade in bronzo ti danno subito quel feeling. Ora non ne ho una qua vicino, ma ad esempio sto ricostruendo questa spada micenea di tipo C per questo cliente, quelle cosiddette horned swords, cioè le spade con i cornetti, le spade cornute. E ad esempio questa cosa che era stata ipotizzata da questo archeologo anni fa, che si mettesse il dito sopra la guardia, quindi una sorta di ricasso in pratica, come le spade del 1400 italiane,
Sino a che non è stato provato, lui stesso, quest'archeologo, aveva usato delle riproduzioni, allora lì lui stesso ha capito che allora non era una guardia, ma serviva proprio per usare questo stile di combattimento di punta che è molto somigliante tra l'altro a quello della spada dal lato bolognese, di cui ci parlano diversi trattati. Cioè proprio l'impugnare la spada ti dà quel feeling, quella sensazione che non è un'arma proprio usata per menare, cioè per dare colpi di taglio, ma è un'arma un po' più elegante che richiede un diverso tipo di scherma, che tra l'altro si vede nei vari sigilli e iconografie micenee, dove ci sono questi armati, tra l'altro armati di spada e poco altro, che prendono lo scudo degli avversari, lo tirano giù e gli infilano la spada di tipo C qua nella collottola. Quindi questo tipo di archeologia sperimentale, di cui Barry Molloy, tanto per fare uno dei tanti nomi, o Andrea Dolfini a Newcastle, o Gentile, che mi pare che sia in Olanda, stanno approcciando, insomma è un tipo di archeologia sperimentale che da noi stenta a essere acquisita nell'ambito accademico, che però invece alcuni rievocatori stanno assimilando, ad esempio per quanto riguarda il pancrazio o per quanto riguarda le prove, i movimenti in falange. Ovviamente il nostro paese è un paese che sotto diversi aspetti è sempre in ritardo nell'acquisire le novità. E purtroppo questo è anche presente nell'ambito dell'archeologia sperimentale, nel senso di questo nuovo modo, che poi nuovo non è perché i tedeschi lo fanno ormai da 30-40 anni, anche di più. Quindi spero di aver risposto alla tua domanda sul perché secondo me non ci fossero formazioni esaustiva. insomma, Proprio a livello sì. pratico, come viene una ricostruzione di un'arma? Come... Allora, se si può se dire. l'archeologo è artigiano è anche meglio. Ok. Io le migliori ricostruzioni le ho viste da persone che avevano studiato archeologia, ma che per cause o perché si sono interessati loro o perché hanno avuto dei maestri che erano a loro volta artigiani. Penso ad esempio a questa ragazza che fa dei bellissimi ninfè, si chiama, fa dei bellissimi gioielli in ambra e in altri materiali, o penso a il dottor Cavazzuti all'Archeoparco di Montale con tutti i suoi colleghi Pellegrini, La Torre, Scacchetti, che hanno fatto delle bellissime fusioni. Loro stessi praticamente ormai sono artigiani della fusione del bronzo, e così tanti altri, l'amico Simone Pedron, ce ne sono tanti. Non vorrei dispiacere qualcuno, però non posso neanche elencarli tutti. Come si approccia alla ricostruzione? Nel caso in cui uno non abbia le conoscenze pratiche, tecniche, deve affidarsi a un artigiano. Cioè fare un po' quello che era lo studio di paletnografia che facevano i primi archeologi, che magari andavano nel villaggio, non lo so, in Sud America o in un altro paese di quello che si dice terzo mondo, insomma, quelle popolazioni che che gli antropologi chiamano allo stato naturale, e si osserva come fanno le cose. Ad esempio, per la fusione del bronzo sono stati... Sì, diciamo il mito del buon selvaggio. Ad esempio, per la fusione del bronzo si è visto che gli artigiani nepalesi ancora utilizzavano quei soffietti a mano, che praticamente sono identici a quelli che usavano nell'età del bronzo. E quindi osservandoli si sono capite delle cose, è stato possibile ricostruire i mantici, gli archeologi in Europa, acquisire le loro tecniche. Quindi è un processo difficile. Si parte ovviamente dai materiali archeologici, riferimenti magari nella letteratura, autori classici, oppure anche tradizioni che magari si sono conservate da tempi immemori, perché magari un nuovo tipo di tecnologia non è mai arrivato e quindi non ha scalzato quel modo antico di fare quella cosa. Ad esempio i musei etnografici sono una miniera di vecchi strumenti che permettono a volte di capire a che cavolo servano certi oggetti che troviamo
nei resti archeologici, negli scavi. Ad esempio, una cosa stupida, ma secondo me è molto interessante, le spatole in osso che si usano per lavorare la pelle, hanno provato a sostituirle con spatole in plastica, e chi lo fa di mestiere ha detto che preferisce continuare a usare l'osso perché la plastica non ha la stessa resa. Per dire una cosa banale. Quindi, insomma, questo, ritornando a come si sviluppa la ricerca, quindi si parte dai materiali, cosa si vuole ricostruire, bisogna cercare di risalire a quella che si chiama la catena operativa, cioè da dove parte la produzione di quell'oggetto. Catene operative sono particolarmente famose per, ad esempio, le produzioni littiche, cioè dove è stata presa, dove hanno approvvigionato quel particolare tipo di selce, di ossidiana, eccetera, eccetera. Quindi c'è tutto il passaggio, la catena appunto, di dove è stata cavata, come è stata portata, dove hanno iniziato a sbozzarla, se hanno magari portato i materiali finiti in un posto e l'atelier da un'altra parte. Insomma, c'è tutto questo sequenza, questa catena da studiare e analizzare. E poi bisogna anche distinguere nel non ricreare un oggetto semplicemente carino che magari è molto somigliante all'originale, perché l'archeologia sperimentale non è tanto mirata a riprodurre la bellezza o il bell'oggetto, ma a capire come quell'oggetto sia stato prodotto. Infatti spesso è una cosa che personalmente mi fa venire quella stizza, no? Quando la vedo riprodotta nelle piazze. Per carità, ci sono certi artigiani molto bravi che lo fanno, però in pratica sembra che l'archeologia sperimentale, per come viene proposta da queste persone, che ovviamente non sono archeologi, l'archeologia sperimentale sia la riproduzione del bell'oggetto. Invece non è quello. L'archeologia sperimentale, ad esempio, riprodurre un chiodo in bronzo, e si vuole capire magari da che minerale si è partiti. Quindi non ci interessa niente la forma dell'oggetto che andremo a fare, perché magari noi abbiamo preso il materiale, quindi l'ossido di rame, la malachite, da 3 miniere diverse, le proviamo come dire, a trasformare in metallo in laboratorio e poi li analizziamo. Questo ad esempio è un processo di archeologia sperimentale. Poi del chiodo a noi in realtà non ce ne frega niente di che forma, cioè può essere una sbarrettina di metallo che poi andremo ad analizzare, capisci? Certo. Quindi insomma, si fa molta confusione. È ormai un termine sdoganato che è entrato nel linguaggio comune. Ormai chiunque, che sia scalpellino, che sia ceramista, crede di fare archeologia sperimentale. Se dovessimo vederla in questa ottica, non hanno mai smesso di fare allora archeologia sperimentale, perché ci sono ceramisti che lo fanno, che ne so, quelli che fanno il vetro di Murano, lo fanno da tempo immemore, quindi capisci che sono ovviamente delle denominazioni sbagliate, fuorvianti, che non aiutano certo la ricerca. Certo, un conto l'archeologo sperimentale, un conto l'antiquario che... O l'artigiano pure semplice, con tutto il rispetto per gli artigiani, anche io sono artigiano, faccio riproduzioni di spade che poi andranno sulla mensola, nessun problema, ma in quel caso dico ho fatto una riproduzione il più possibile vicina alla storicità dell'oggetto. Ovviamente per sveltire si usano strumenti moderni, ma per dirti, anche in archeologia sperimentale si può usare uno strumento moderno se il fine è ad esempio vedere un certo tipo di risultato. Cioè non mi interessa soffiare il fuoco per 20 ore o 30, 40 ore quando devono fare ad esempio la fusione, lo smelting del ferro, perché il risultato non è vedere che temperatura si raggiunge con il soffietto, ma che il prodotto finale, quindi il blumo, deve avere delle determinate caratteristiche che magari uno vuole osservare. Quindi che ci fosse un soffietto a mano o un soffietto elettrico non cambia niente. Questa è la distinzione principale. Perfetto, è stato chiarissimo e inciso. Bene. Ad esempio, se non hai altre domande, Vai pure. Ti posso parlare ad esempio di questa ricerca che io ho fatto, ce l'ho qui, molto volentieri, questo libretto che abbiamo parlato prima. Ad esempio questi personaggi questa è una delle famose statue di Monteprama, le conoscerete, sono queste statue trovate a Cabras negli anni 70, poi lasciate in magazzino, studiate, poi ritirate fuori.
restaurate e poi hanno rifatto degli scavi nel 2014 e ne hanno trovato altre. Questi personaggi sono chiamati pugilatori, hanno questa specie di guanto che sembra la pugilato, una specie di sfera, uno scudo tenuto sopra la testa e delle ferite sul petto. Queste ferite sembra che siano state prodotte da un'arma bianca, alcuni ipotizzavano spade, lance, eccetera. Io studiando da marzialista e da archeologo e da ricostruttore ho riprodotto il guanto da pugilatore e nel guanto c'era praticamente questa protrusione di questa forma montata nel guanto che da un punto di vista di box non aveva nessun senso. Io ho fatto un po' di box filippino, pugilato filippino, e quindi i colpi che si danno sono un po' simili a quelli della pancrazio, del pugilato greco-romano. Quindi era già... Sono ignorante proprio sul campo. Non so se hai mai visto statue romane magari in queste posizioni di atleti. Queste praticamente sono sia posizioni di guardia che posizioni di attacco. C'è la guardia di gomito e poi il colpo dato a martello alla Bud Spencer per colpire. Quindi sono abbastanza, non dico intuitive, perché alcune sono anche abbastanza complesse. Ci sono anche diversi gruppi che le ricostruiscono in Italia, tra cui alcuni a Rimini, altri in Nord Italia, in zona di Bolzano, non mi ricordo dove, in zona di Milano comunque. E praticamente quindi, vedendo questa specie di guardia sotto il guantone, ho ipotizzato che i colpi dovevano essere di questo tipo. Non certo quelli dei diretti, insomma, il gancio, il montante della box moderna. Certo. E quindi ho iniziato a ricostruirlo, da buon ricostruttore, e ho notato che questa guardia in effetti è praticamente identica a questa, che è quella di un pugnale, che in Sardegna ha un nome particolare, si chiama pugnale del Sagamata, e quindi ovviamente nel testo ci sono quasi 200 pagine, mi pare, ci sono tutti i dati antropologici, dei vari contesti archeologici, di tutte le statuette che hanno questo oggetto, e poi il rinvenimento nel 2019 proprio di una statuetta che ha una lama in mano, tenuta esattamente come io ipotizzavo, quindi la mia ricostruzione ha poi confermato quello che è stato rinvenuto in un'iconografia trovata dopo. Quindi è proprio perfetto, come si dice. Esatto. E quindi ho ipotizzato che questi non fossero pugilatori, ma sorta di proto-gladiatori, in un periodo in cui ancora il combattimento gladiatorio non era neanche chiamato gladiatori, ma si definivano bustuari, perché combattevano presso il bustus, cioè la pira funeraria, di cui tra l'altro gli Etruschi sembrano essere stati degli anticipatori, e avendo i nuragici un po' questa frequentazione nell'età del ferro dell'Etruria, tant'è che abbiamo parlato prima della tomba di Cavalupo, dove c'è appunto un pugilatore in quella tomba, cosiddetto pugilatore, oppure anche a Bologna la tomba dei Bronzetti Sardi, cioè ci sono tante, la tomba del duce di Vetulonia con una navicella nuragica dentro, cioè ci sono tanti elementi che fanno capire che c'è una frequentazione tra Etruria e Sardegna, ma non solo Etruria. Sì, ricordiamolo, scusami, che può essere appunto banale per te come anche per me, ma ricordiamo un po' per tutti che il Mediterraneo, noi oggi forse dopo il Medioevo lo sentiamo come un mare che divide, ma è stato per secoli, soprattutto in questi secoli, una gigantesca autostrada che ha collegato i popoli tra di loro, quindi dobbiamo proprio immaginare un'interazione molto maggiore di quello che uno banalmente può pensare. Hai detto te quei collegamenti tra l'Etruria e la Sardegna e non solo. Piccola... Tant'è che insomma ci sono queste, mi pare che ora siano quasi 200-300, forse anche di più, navicelle nuragiche in bronzo che fanno capire abbastanza chiaramente che questi qui per mare ci andavano e andavano anche avanti e indietro. Tant'è che in Sardegna non penso tanto al periodo in cui arrivano i contatti con i Fenici e i Cartaginesi, ma prima, quando ci sono elementi nuragici in Spagna, spade proprio spagnole in Sardegna, atlantiche così definite, o spade ad antenne che non sono una cosa puramente sarda, sono state trovate in Sardegna, quindi c'era un continuo via vai di scambi, sono stati trovati minerali micenei in Sardegna, insomma le persone andavano e venivano, forse molto più che durante la pandemia. E quindi ti dicevo, ho proposto questa cosa è stata poi confermata da uno degli archeologi che hanno addirittura scavato Monteprama, che è Carlo Tronchetti,
ex direttore del Museo di Cagliari, sovrintendente, insomma, archeologo che ha scavato lui stesso a Monteprama, il secondo dopo Bedini. Quindi, insomma, è stata una bella cosa, perché per me è stata quasi come veder riconosciuto un lavoro che mi ha preso ovviamente non poco tempo, non poca fatica e non pochi soldi, perché comunque quando si ricostruisce qualcosa, cioè qua si parla comunque di investimenti monetari anche. Certo. E quindi, per capirci, la ricostruzione del guantone da pugilatore, che non è tanto inteso così, ma con questa lama che può variare poi di lunghezza, cioè se anche non è una lama di 10 cm, è comunque la lama di un pugnale del tipo Elsa Gammata. E la cosa importante è che questo pugnale è tenuto al petto dalla maggior parte delle statuine di bronzetti nuragici. Quindi è un'arma utilizzata dai capi, dagli offerenti, da tutti i personaggi di rango o non che sono presenti nella società nuragica. Quindi è possibile collegare le statue dei pugilatori a questi personaggi e alle possibili come dire, relazioni sociali che dovevano esistere al tempo. Io penso a comunque dei combattimenti tra elite per dimostrare o per come riti di passaggio cosiddetti, magari passaggio verso l'età adulta dei giovani. Ci sono tanti esempi anche nell'etnografia, nelle culture di diverse parti del mondo, come avvengano questi rituali, anche abbastanza cruenti a volte. E poi l'altra cosa non indifferente è che non dimentichiamo che queste statue sono su una necropoli di atleti, giovani atleti, tutti morti intorno ai 16, 17, 18, 19 anni. Forse come sono morti questi qui? Potrebbe essere. La mia ipotesi è stata quella, sì, che magari non erano riti cruenti, però qualcuno ogni tanto ci lasciava le piotte, come diceva mia zia, e quindi nell'arco del tempo si è creata questa necropoli. Poi io in realtà avrei il desiderio di vedere compiuti certi studi sulle ossa di questi giovani, però non posso fare tutto, quindi mi limito al mio ambito. Come altro argomento, diciamo che è abbastanza importante questa cosa. Aspetta, una domanda, ci dicono, per la guardia dei lottatori si può vedere una rappresentazione nelle statuette di Antonio Canova. Penso sia riferito ad altre statuette, quelli dei lottatori, penso sempre in periodo, se parliamo di Canova, quindi penso un po' neoclassicismo. Forse Sì, è arrivata in ritardo questa... non l'ho vista. Allora, praticamente la posa, forse intende dei pugilatori Sì, latini, perché greci. comunque, esatto, greco-romani. No. Beh, la coppia delle statue greche non è da parte dei romani, e poi nel neoclassicismo non è ovviamente una novità. Un bel esempio è la statua di pugilatore che io poi ho riportato nel libro, che c'è al museo, nei musei vaticani, proprio questa bellissima statua di pugilatore messa in questa posa, anzi con la mano chiusa, se ricordo bene. E un altro pugilatore molto famoso è quello al Palazzo Massimo Le Terme, se non sbaglio, la famosa statua in bronzo esatto, del pugilatore con i dettagli, ad esempio, del sangue fatto col rame, cioè cose spettacolari. Però, ad esempio, diversi ricostruttori che conosco hanno ricostruito quel tipo di guanti, i cesti, il cosiddetto pugilato dei cesti, e quel tipo di dinamica. Ad esempio, se mettete su YouTube pugilato dei cesti, vedrete alcune dimostrazioni e vedrete che è completamente diverso dalla box moderna, perché i guanti sono completamente diversi. Ma se anche guardiamo, ad esempio, nell'ambito delle HIMA, Historical European Martial Arts, di cui io ho fatto per un breve periodo a Oxford, quando stavo in Inghilterra, avevo fatto questo corso di Savate, secondo le interpretazioni del 1700 di questo Mendoza. Praticamente si colpiva con l'esterno del pugno, cioè con questa parte, perché le dita si sarebbero potute ferire, magari si sarebbe potuto slogare il polso, eccetera eccetera, e per dei lavoratori questo non era ammissibile, e quindi si colpiva con un tempo quasi che io chiamerei schermistico, perché era praticamente identico a un movimento di schermo, in cui però si dava il colpo con
la parte di dietro della mano, come se effettivamente fosse un allungo, un lunge di schermo. E quindi quando si vuole cercare di ricostruire un qualcosa di antico, come ad esempio il pugilato antico, o nel caso dei pugilatori nuragici, questa forma di pugilato con lo scudo, che poi in realtà parrebbe essere una lotta armata, ovviamente non possiamo usare un qualcosa moderno come paragone. Certo. Alcuni li hanno paragonati ai lottatori di Muay Thai. Ho visto le dimostrazioni di cosiddetti pugilatori nuragici che davano calci di Muay Thai. Persone... Mi è volato il microfono. Persone armate di scudo, dei calci se ne fregano altamente. E infatti probabilmente non si davano calci, sono rarissimi i calci nelle arti marziali storiche europee, si usano soprattutto nei combattimenti armati completamente eliminate, giusto quando le armi sono tra loro bloccate e bisogna creare un momento di distrazione o per approfittare dell'avversario, e quindi magari si dà una bella pedata come dire all'inguine, oppure per spezzare le gambe, quindi premendo con la pianta del piede sul ginocchio, ma calci da Muay Thai. Cercando di colpire il baricentro, diciamo. Sì, cioè sono movimenti creati o per spezzare o per colpire un punto sensibile oppure per creare distanza. Nella pancrazio soprattutto sembrano utilizzati per creare distanza. Non ho mai visto da parte neanche di ricostruttori cioè italiani o esteri usare calci simili Muay Thai nella pancrazio o nel pugilato romano o greco-romano. Quindi ipotizzarlo per queste figure di pugilatori, chiamiamoli pugilatori perché è un termine ormai in voga, nuragici, secondo me è proprio una bestemmia. Va bene, chiarissimo. E niente, quindi se ci sono altre domande, ma non credo, ho controllato io per te, altrimenti sono a disposizione, insomma, non vorrei assillarti troppo con gli argomenti dei miei libri. Interessante questa. Fai pure, sei tu l'ospite, se vuoi portare qualche altro tuo studio, non c'è nessun problema. Diciamo che un'altra cosa di cui io, vabbè, sì, di cui mi sono occupato abbastanza sono i nuraghi, essendo ormai dal 2008, forse prima, che giro per misurare monumenti, nuraghi, allineamenti, eccetera. Ad esempio, alcuni libricini che ho scritto in collaborazione con altri autori di archeastronomia o di architettura, poi letta nella magari chiave archeastronomica, perché comunque che cos'è l'archeastronomia? Giustamente è lo studio dei monumenti antichi, soprattutto l'orientamento dei monumenti antichi, ma non solo, non esclusivamente, per valutare se questi abbiano qualche tipo di relazione, ad esempio, con i movimenti del Sole, della Luna o delle stelle. Questo grosso modo. Già Vitruvio parlava comunque, quando faceva l'elenco, no, nell'architettura, parlava del fatto che l'edificio comunque deve essere orientato verso qualcosa. E quindi questa cosa, diciamo, da diversi studiosi, Anche perché, soprattutto... scusami, diciamolo, può sembrare una banalità, scusami, una banalità estrema, però ricordiamolo, non c'era la luce elettrica a quei tempi, quindi no. bisognava fare il calcolo, a mio avviso, della luce, nelle ore del giorno, i riti se si facevano un determinato momento, cioè bisogna vedere all'interno. Certo. Scusami la banalità estrema, ma... No, non è una cosa banale. Beh, diciamo che questo è l'aspetto pratico, no? Però ovviamente quando questi monumenti venivano indirizzati verso ad esempio i lunistizi o verso il sorgere, il tramontare di una stella, ovviamente lì non era tanto uno scopo pratico quanto un qualcosa legato alle loro credenze, a dei rituali particolari. Per capirci, le chiese hanno alcuni determinati orientamenti, ma non tutte sono orientate ad esempio verso il 25 di dicembre o verso le date canoniche che sono i solstizi e gli equinozi. Alcune ad esempio sono orientate nella data in cui la chiesa è stata dedicata a quel santo, quindi il giorno in cui si festeggia quel santo.
Per capirci, è una cosa magari stupida, banale, però se avete mai visto i pilastri della Terra, c'è proprio una scena molto bella che io ho apprezzato perché fanno proprio vedere come indirizzino l'asse principale della Chiesa verso il giorno in cui il sole sorgeva da quel punto ed era il giorno in cui praticamente vi era la festa del santo a cui avrebbero dedicato la Chiesa o non mi ricordo cos'altro fosse. Questo ovviamente è una cosa che per il Medioevo conosciuta e studiata soprattutto nell'ambito della religione cristiana, però per gli studi preistorici ovviamente è più difficile, mancando i dati scritti, no? E quindi viene utilizzata spesso in maniera forse anche un po' autoreferenziale l'archeastronomia come dimostrazione che queste popolazioni adorassero magari quella stella in particolare o la luna in quella particolare fase o durante quell'unistizio oppure il sole durante uno dei solstizi o degli equinozi. Ovviamente è molto più complicato che così, ci sono monumenti che non sono mai stati approcciati sotto questo aspetto. Io mi sono occupato di questo nell'arco di questi, facciamo un calcolo, dal 2008, siamo nel 2020, insomma, più o meno 12-13 anni, no? E ho misurato circa, direi, un 500-600 monumenti, di cui poi ho fatto la scheda tecnica, cioè tutte le misure proprio di dove fosse orientato, dati tecnici come altezza della camera, altezza del residuo, eccetera, per avere un database personale di queste cose. E in questi libricini abbiamo mostrato alcune dei riscontri abbastanza interessanti, ad esempio su Menhir, che è forse la cosa più banale, tutti pensano agli allineamenti di Menhir, o su altri meno banali come Domus de Janas, quelle che in sardo sono le case delle fate, questi sepolcri neolitici e dell'età del rame indirizzati verso, quindi in alcuni casi, non sempre, verso particolari albe, tramonti, oppure anche di tombe di giganti, di nuraghi e di templi nantis, quello che prima venivano definiti megara in Sardegna, insomma il megaron preso da quello greco, che però in Sardegna sono dei veri e propri tempietti. E insomma ci sono dei riscontri molto interessanti che se per l'aspetto diciamo dell'archeologia sperimentale si può ricostruire magari l'aspetto bellico o l'aspetto del quotidiano, se si vuole entrare un po' nella testa di queste popolazioni preistoriche bisogna frugare nell'aspetto del sacro e gli orientamenti verso queste particolari o quando si creano dei fenomeni luminosi in date particolari. Quello è un modo per approcciare qualcosa che altrimenti non scopriremo mai. Possiamo un po' entrare, vedere un attimo chi è, non si possiamo un po' vedere, appunto a me piace anche molto col mio canale YouTube, diciamo un po' il filo rosso di tutto il mio canale, che appunto passo dalla storia antica fino alla storia contemporanea proprio dei giorni nostri, ma proprio quello che a me piace è proprio i meccanismi di pensiero, che questo a mio avviso è il bello e difficile anche della storia, quindi possiamo un po' entrare in questi meccanismi, in questa società che da quello che ho capito io, a me sembra una società comunque molto aristocratica o c'era un potere centrale come... Grande domanda. Faccio domande difficili, vero? È questa, è una domanda di cui veramente gli studiosi si accapigliano su queste questioni. Cioè, per la società nuragica, ad esempio, perché dire nuragico è come dire impero romano o medioevo, certo. È la stessa cosa. Dura quasi 1000 anni, inizia con il bronzo antico intorno al 1800, più 1700 che 1800 a.C., finisce intorno... Ok, scusami, vi do giusto le dritte, almeno per me che sono più vicino alla storia greca, più la calata degli Achei che scende, sono stati prima gli Ioni nel 2000, arrivano gli Achei, quindi si formano i Micenei, siamo in questo periodo. Esatto, quindi la formazione un po' di queste grandi entità che in Sardegna coincide con quella della società nuragica, che è una società autoctone proprio della Sardegna, non sono delle popolazioni arrivate... Allora, praticamente, come in tutto il resto dell'Europa c'è stato il campaniforme, anche in Sardegna è arrivata questa corrente,
che però non sembra essere stata, per farti un paragone che sembrerà banale, stavo controllando dei documenti sulla sostituzione genetica che è avvenuta in Gran Bretagna di queste popolazioni neolitiche che tra l'altro hanno un corredo genetico praticamente mediterraneo, tant'è che li hanno paragonati a noi sardi. Non so se saprei, anche il corredo genetico di Ötzi, l'uomo dei ghiacci, come viene chiamato simpaticamente, è molto simile a quello dei sardi, ma non perché fossero sardi, questa è una grande stupidaggine, perché la Sardegna è stata un po' come i Paesi Baschi, isolata per lungo tempo, in epoca storica, e che le popolazioni soprattutto dell'interno, e quindi si è conservato un corredo genetico molto antico, neolitico, di primi colonizzatori del neolitico europeo, cosa che invece magari non è avvenuta in altre località dove sono arrivati di tutto, cioè romani, longobardi, eccetera, anche lì eccetera. un'isola, ma è stata, come dire, dominata da tutti. Beh, esatto, la Sicilia, già da quanto raccontano le prime fonti, i Siculi e i Sicani non erano originari della Sicilia, Infatti, cioè sono arrivati praticamente dalla penisola e l'hanno occupata. Invece dei Sardi, questo in realtà anche per la Sardegna si parla spesso di dominazione, colonizzazione, no? Fenicia, cartaginese, romana, e così via sino a pisani, aragonesi, sabaudi, tutti quanti. Però poi vai a controllare i dati genetici e praticamente ancora oggi in Sardegna vi è una forte incidenza di DNA praticamente neolitico, che può essere paragonato con i neolitici dell'Irlanda o della Gran Bretagna in generale, o con quello di Ötzi, che è l'uomo dell'età del rame del 3500 a.C. Quindi, per capirci, ritornando a bomba, questi campaniformi hanno colonizzato in pratica la Gran Bretagna, sostituendo, da quanto ho letto, per circa l'80, quasi il 90% il DNA originario. Quindi questi neolitici che erano arrivati lì, paragonabili con i sardi a livello di DNA, sono stati completamente spazzati via, per cause varie, che non riusciremo probabilmente mai a capire. La stessa cosa non è avvenuta in Sardegna, pur essendo arrivato però il campaniforme. Quindi qualcosa deve essere successo e dopo questo periodo, questa cultura che è detta campaniforme e che si mescola con quella che in Sardegna è la cultura di Bonnannaro, o Bonnannaro a seconda di come vogliamo mettere l'accento, che ha due fasi, fase A e fase B, praticamente da lì entriamo poi nel nuragico. Quindi uno potrebbe dire, questi nuragici in teoria vengono da fuori o sono autoctoni? Sembrerebbero in effetti essere le popolazioni locali che hanno, come dire, iniziato questo momento del ciclopismo, cioè le costruzioni ciclopiche, abbandonano quelle megalitiche, per capirci, le grandi muraglie, i recinti torre dell'età del rame della Sardegna, e continuano questa tradizione che è praticamente, sì, è ciclopica, però se guardi le nostre tombe di giganti, che sono i sepolcri dell'età del bronzo della Sardegna, sono delle camere allungate come i long barrow inglesi, a cui aggiungono poi due braccetti che vengono detti esedra, questo spazio di fronte alla tomba. Tu immaginati questa camera, poi due braccetti che fanno quasi questa forma, e quella è l'esedra, e vista dall'alto sembra una testa di toro. Quindi potremmo dire che continua un po' una tradizione megalitica in Sardegna, sotto questo aspetto del ciclopismo che viene utilizzato ovviamente perché è ciclopico. Le muraglie, le murature ciclopiche sono quelle, secondo la tradizione, realizzate dai ciclopi come Micene, Tirinto, eccetera, eccetera, che sono presenti anche in Sardegna, dove? Nei laghi, nelle tombe dei giganti e in altri monumenti. Quindi uno verrebbe quasi da dire, ma allora sti nuragici sono sardi, non sono sardi? In realtà sembrerebbe, da quanto dicono i dati genetici, sempre la solita gente. Diverso però quando almeno come fase, come dire, come cultura materiale, quando si entra tra la fine, diciamo, il periodo un po' dei popoli del mare, questo periodo di sconvolgimenti
che avviene in tutto il Mediterraneo, in tutta Europa, Alla fine per dell'età del capirci intorno al bronzo. 1200 a.C. Esatto. E in Sardegna inizia questo periodo in cui smettono di costruire i nuraghi, completamente cessato. Ci sono ancora esempi di nuraghi di cui hanno realizzato solo la planimetria, cioè hanno fatto i due piedritti, l'architrave, tutto il cerchio di pietre intorno, sembra quasi che stessero per iniziare a tirare sulla torre, invece no, si sono fermati, chissà perché. E non è un caso, ce ne sono diversi. E queste sono di quelle domande che a me piacerebbe, come dire, trovare risposta, perché effettivamente non si capisce perché siano successe queste cose. E invece iniziamo a vedere che Se cosa? posso, Delle così, se spade posso molto... dire, mi viene in mente un paragone a distanza di secoli, così, però nel viso potrebbe essere un indizio, un momento di crisi. Mi viene in mente, non c'entra nulla, il Duomo di Siena, che hanno iniziato a costruirlo, hanno iniziato ad ampliarlo, poi è arrivata la peste del Medioevo, e poi l'hanno lasciato così com'è. Cioè, se voi andate a Siena, guardate il Duomo, hanno preparato tutto quanto, una nuova costruzione di una nuova ala, ma poi è arrivata la peste e hanno lasciato così com'è. Ancora oggi vediamo questi muri che sono stati incompiuti. Non so, con la tua descrizione mi è venuto in mente questo come un Le possibile, incompiute. sì, un possibile evento appunto non calcolato che ha portato crisi al sistema, un impoverimento, poi è solo una mia idea che mi è venuta in Sicuramente, mente. come dire, la costruzione del nuraghe non era più utile a quella popolazione, Sì. oppure non erano più capaci. Sembrerebbero quasi non esserne stati più capaci, perché già si vede uno, almeno dal punto di vista di uno che ha girato diversi monumenti ormai, è direi quasi uno scadimento nelle tecniche Mm. costruttive dalla torre principale. Non so se è presente come sono fatti i nuraghi. I nuraghi sono realizzati in pratica con questa torre che all'inizio è una semplice torre con dentro una semplice molto relativo. Si distinguono tre tipi di nuraghi: nuraghi a bastione o nuraghi protonuraghi, nuraghi a corridoio, perché hanno questi corridoi all'interno. Si distinguono poi i nuraghi monotorre, perché appunto sembra proprio una torre, una unica torre, e poi vi sono i nuraghi misti, cioè i nuraghi a torre che si sviluppano sui protonuraghi o i nuraghi a corridoio. E lì diventano nuraghi complessi. Quando iniziano a svilupparsi molte più torri tutto intorno, o su un protonuraghio o sopra il nucleo originale di una sola torre, là diventano i nuraghi complessi, questi proprio monumentali insiemi di torri che sembrano quasi dei castelli medievali e non lo sono. Questa cosa praticamente non è una cosa che succede così dall'oggi al domani, ma i protonuraghi hanno una tecnica costruttiva. Ad esempio le camere interne sono spesso allungate, poi hanno questi corridoi, hanno tutta una serie di altre, spesso i massi sono molto grandi, e poi iniziano invece a vedersi le torri semplici. Le torri semplici hanno questo corridoio d'ingresso che poi diventa una camera con delle nicchie, e a un certo punto iniziano la scala che iniziava da una certa altezza della camera, si vede un pertugio a una certa altezza, poi la scala iniziano a realizzarla nel corridoio di camera. E quindi hai questa scala elicoidale che si appoggia alla camera centrale. Non so se è presente il tesoro di la stanza, la Tolos del tesoro di Atreo. Tu immagini una stanza del genere dove tutto intorno c'è una scala che si appoggia su quella Tolos, che sale sino in su alla seconda camera e ancora salendo più su alla terza camera, cioè delle cose incredibili. Questo per 22-23 metri di altezza, quindi non poco. E a un certo punto però, come dire, la tecnica costruttiva che impiegano in questi monumenti sembra diventare meno precisa, le murature sembrano un po' più confuse come le tirano su, e poi si vede proprio che vanno a scadere, cioè non riescono più a fare queste scale elicoidali. Ad esempio nelle torri aggiunte dei nuraghi complessi non ci sono. Nessuna torre aggiunta nei nuraghi complessi riesce a eguagliare l'altezza, la dimensione, le caratteristiche architettoniche della torre centrale del nuraghe complesso, che è in genere detta torre antica, per capirci. E quindi succede sicuramente qualcosa a più riprese nell'arco della preistoria, del nuragico, diciamo. E queste più riprese hanno un tracollo quasi definitivo
quando intorno al 1300 proprio lì smettono completamente di fare nuraghi che siano monotorre, che siano complessi, che siano qualsiasi tipo di nuraghe. Iniziano i pozzi sacri, già realizzavano i megara, continuano la realizzazione dei megara e soprattutto realizzano altre strutture più piccole che sembrano riprendere questa forma quasi mitologica del nuraghe. Incidono le mensole, tutto fatto a imitazione della torre. Un Lo cambio stesso proprio di pozzo sacro, paradigma. sì, lo stesso pozzo sacro nuragico ha praticamente la parte in elevato, perché non è solo la toppa di chiave che si vede con la scala che scende giù, che tutti hanno in mente quando si parla del pozzo sacro nuragico. Pozzo sacro nuragico, immaginiamocelo, sì, con la parte ipogeica, quindi sottoterra, ma sopra vi era una specie di tempietto in pietra, un po' simile a quello greco, per capirci, certo non aveva le colonne, però con questo tetto a doppio spiovente e la parte di dietro che è praticamente un nuraghe in miniatura, in cui non c'è niente, non ci sono scale, non si può entrare. È proprio una specie di forma che ricorda il nuraghe, ma che non è un nuraghe. E quindi vi è questo culto per la torre nuragica che continua in tutta, e non lo dico io, ne parlano fior di archeologi sardi, ad esempio questo elenco di tutti gli altari, raffigurazioni in nuraghe, che è questo libro che si chiama Simbolo di un simbolo, in cui sono riportate tutte le raffigurazioni in nuraghe fatte tra l'età del bronzo recente, finale, e l'età del ferro. Un vero e proprio culto del nuraghe. Non erano forse più capaci di realizzarli e hanno questa cosa che a me ricorda un po' quasi il culto del cargo. Non so se hai mai affrontato. Cioè, il termine deriva da queste popolazioni che durante il periodo della seconda guerra mondiale si vedevano popolazioni praticamente allo stato di natura, con bassissimi livelli tecnologici, si vedevano portare da questi cargo americani rifornimenti dalla guerra, poi finita la guerra, finiti i rifornimenti, e allora hanno continuato a realizzare aeroplani in canne, televisori, antenne, tutta roba che appunto nel culto del cargo avrebbe dovuto, secondo loro, riportare quel benessere che gli americani o chi per loro portavano come rifornimenti di guerra. Non è propriamente identicamente applicabile al caso nuragico, però questo culto esagerato per questa torre che non viene più realizzata lascia comunque riflettere, cioè erano proprio ossessionati quasi. Ma se posso, scusami, da ignorante proprio di questo argomento, si vede una certa, come dire, le mani sono state le stesse oppure c'è proprio una diversità delle tecniche costruttive, per dire, è stato qualcun altro? Oppure semplicemente un cambio di paradigma, non sono più stati, come dire, utili a livello spirituale, sociale, allora hanno detto, bah, cambiamo radicalmente. Io penso quest'ultima che hai detto, cioè che il nuraghe come struttura non avesse più dietro quella struttura sociale che permetteva la sua costruzione e forse anche le persone capaci di saperlo costruire, perché dopo comunque le costruzioni in pietra le fanno ancora, ne fanno alcune di eccezionali. I pozzi sacri sono bellissimi, sono completamente realizzati in tecnica isoloma, quindi sono scalpellinati benissimo, lisci, squadrati, perfetti, però non superano mai certe altezze, non raggiungeranno mai i 23 metri di una torre nuragica o i 22, e addirittura si vedono, ad esempio, se si va a Serri, al Pozzo Sacro di Serri, vi è questo piccolo tempietto che è chiamato la Capanna allo Stregone, che in pratica ha un megaron, un tempietto in antis come li definiscono ora, in cui per realizzare la parte superiore, che probabilmente era a cupola, hanno usato delle pietre e le hanno fatte con questa forma particolare, talmente sottili perché sicuramente volevano chiudere in alto con la pietra. Questa è una cosa che nei nuraghi è relativamente facile da fare, perché i nuraghi hanno delle tecniche che si basano tutte su l'equilibrio e il peso. Quindi se non ci sono disequilibri, la pietra rimane lì. Qualsiasi cosa rimangono ancora in piedi dopo 3000 anni, quindi 3500 anche. Quindi capiamoci. I pozzi, le fonti, tempietti in Antis o Megaron, no. E quindi pur cercando di aprire le murature per cercare di chiuderle in pietra, non ci riuscivano. O comunque ci riuscivano, ma con limitate, come dire, capacità. Quindi
io credo che fosse mancata a un certo punto la struttura sociale che magari legittimava la costruzione del nuraghe, siano mancate le maestranze e che la società si sia dovuta riorganizzare nella società dei pozzi sacri, dei bronzetti nuragici, perché i bronzetti nuragici sono stati trovati in queste strutture, nei pozzi, nei megara, nelle capanne lustrali, queste altre capannine, sempre in cui vi era un culto delle acque molto particolari, non so se hai mai visto Sacerdote Scarroso, o quelle che ci sono dentro il villaggio di Barumini. Sono delle capannine in pietra dove c'era un bacile di acqua al centro, delle canalette, una cosa veramente strana, cioè che comunque richiede conoscenze di tecnica, come dire, quasi da plumber, tecniche idriche complesse, no? Perché ci sono rocce cave in cui l'acqua passa da una vaschetta all'altra e poi confluisce all'interno di questo bacile centrale. Tecniche non indifferenti, però comunque mai, come dire, ciclopiche, mai così potenti come quelle che sono state capaci di tirare su queste torri di 50 metri di diametro. Io ho misurato. Quindi, scusami, tutto questo nel contesto della crisi della fine dell'età del bronzo. Questo, diciamo che forse i pozzi, siccome hanno sostenuto alcuni, nascono proprio per quella crisi presunta, perché per ora bisogna in realtà dimostrarlo in Sardegna. Nel resto del Mediterraneo è stato dimostrato sotto diversi aspetti, vi sia stata questa crisi climatica che forse ha indotto anche la necessità di rendere l'acqua sacra realizzando i pozzi. Si vede in alcuni casi che i pozzi sono più antichi, ma perché credo che comunque l'acqua venisse raccolta sempre per certi motivi, tant'è che nei nuraghi stessi ci sono i pozzi, che sicuramente erano costruiti prima della costruzione del nuraghe, perché non puoi costruire il pozzo dopo che tiri sulla muratura. E quindi sicuramente vi è stata, come dire, questo culto dell'acqua che esplode, perché ricordiamo che anche i tempietti in Antis, cosiddetti megara, hanno all'interno delle attestazioni che dimostrano che fossero utilizzati anche quelli come templi per l'acqua. L'acqua non era presente sotto forma di falda o di pozzo, ma ce la portavano con gli ziri, cioè questi grossi vasi pieni di acqua evidentemente sacra, che usavano per dei rituali. Vi era poi l'altare con il fuoco, che sono stati ritrovati in diversi casi, notare altari a forma di nuraghe. Quindi, come dire, è una cosa affascinante. Mi dispiace che io non abbia mai trovato libri divulgativi che parlino di queste cose. Spero che magari di colmare la lacuna parlandone io. Però veramente credo che il motivo per cui io mi sia dedicato, dopo il motivo anche per cui ho studiato archeologia, perché io inizio come appassionato fondamentalmente, poi mi sono laureato in archeologia. E dubito che continuerei a fare queste cose se non fossi appassionato realmente. Veramente queste cose sono oltremodo interessanti, cioè la civiltà nuragica o la cultura nuragica, se non ci piace il termine di civiltà, e non lo dico perché sono sardo, perché sotto altri aspetti veramente avrei da dire cose terribili sui miei conterranei o sulla Sardegna. Però la cultura nuragica sotto certi aspetti è stata veramente alla pari con altre grandi civiltà del Mediterraneo. Sicuramente quella minoica, quella micenea, ma penso anche all'Oriente. Sì, sì, sì. Ha comunque livelli di raffinatezza che secondo me raggiunge la massima espressione nei monotorre e nei pozzi sacri. E poi ovviamente ci sono vai e vieni, alti e bassi, come ci sono stati in tutte le grandi culture globali. Certo. E niente, spero di avervi tediato abbastanza. Insomma, ci siamo da un bel po', direi. Sì, siamo un'oretta, appunto, un'oretta giusta. Se vuoi Ok. ancora aggiungere qualcosa sulle armi, se vuoi aggiungere ancora qualcosa su qualche tuo studio, se una volta abbiamo Oh, parlato, quando ci siamo conosciuti, abbiamo un attimo parlato appunto sulla funzione alquanto dibattuta di questi nuraghi, come, così, sempre da sì, esterno, avevo detto, ma a me mi ricordo, non so, un palazzo miceneo, così proprio da esterno, cioè la prima cosa che mi hai detto, così parlando, però mi hai detto appunto che è dibattuta, cioè,
che cosa ci sia Sì, dietro. Mi hai raccontato, potevano essere, alcuni dicono fortezze, ma come dire, non ci sono segni di guerra, quindi voglio dire, tutto esatto. un po' dubbioso. Sì, diciamo che la funzione, appunto parlando di archeastronomia e di culti in riferimento ai nuraghi, la funzione è ampiamente dibattuta. Diciamo che io inizialmente nasco anche, capirai, studiando armi e armature, con una visione del nuraghe, direi bellicista, cioè sarei stato ben contento di dimostrare che fossero fortezze. Se tu prendi, non lo so, un po' i bignami della storia che sono gli Osprey, troverai sempre che c'è una parte in cui si parla sì dell'armamento, delle armi, delle armature, eccetera, eccetera, delle sistemi offensivi, della struttura dell'esercito, quando documentabile, e delle fortezze. Io volevo fare un lavoro del genere all'inizio, in questo primo libro in cui ho collaborato, e dovrei averla qui, quel capitolo proprio, e penso di essere stato uno dei primi ad aver fatto prove di arceria. Come hai fatto a vedere il libro, scusami, perché hai parlato È un e... vecchissimo libro, si Ok. chiama La luce del toro, io avevo collaborato per alcuni capitoli e ad esempio avevo eseguito da istruttore di tiro con l'arco dei test di arceria, valutando un po' gli angoli e le possibilità di eseguire certi tiri nelle presunte fortezze nuragiche. La cosa, perché ovviamente in alcuni casi addirittura ci sono le feritoie, ok? Che però non si comportano da feritoie, si comportano invece da punti di luce come quelli presenti nelle chiese, fatti in modo per far entrare la luce e non gli animali. E quindi io da arciere dicevo, boh, ma questa non è una feritoia per il tiro con l'arco, questa al massimo va bene per un fucile, per tirare magari a 200-300 metri, perché con un arco non tiri certo a 200-300 metri con feritoie di questo tipo, soprattutto perché guardano il cielo, quindi capirai cosa possano servire, e quindi là ho iniziato ad avere i primi dubbi. Ho iniziato a studiare le strutture anche sotto questo aspetto, con quest'occhio, e da quell'esperienza poi ho fatto questo lavoro di archeastronomia cercando di capire quale fosse il senso di queste strutture. Se l'esperienza da arciere mi dice che fortezze non sono, e il modo più banale e stupido per difendere una fortezza è appunto usare l'arco, altrimenti non si spiegherebbe perché avrebbero questi terrazzi, cioè il nuraghe non finisce come lo immaginiamo, tronco conico, così semplice, ma queste mensole che sostengono un terrazzo che amplia la superficie di camminamento in cima, che però a cosa serve? Cioè non si sa, è una funzione puramente ipotetica che sopra ci stessero gli arcieri a tirare. E infatti io ho voluto provare questo, quindi provando a salire sulla torre, perché ce ne sono alcune quasi integre ancora, addirittura alcune conservano ancora le famose mensole, ho provato a guardare gli angoli di tiro da arciere e non erano efficaci, cioè c'erano punti morti, punti dove non riuscivo a vedere cosa ci fosse dietro, dove ma proprio per come era realizzata la struttura, cioè invece che agevolare il tiro lo ostacolava. E allora lì ho pensato, bah, forse allora mi stavo sbagliando, non è una fortezza. E vai a vedere i riscontri archeologici, non ci sono esempi di assalti, come ad esempio, che ne so, per dirne uno molto famoso, la rampa di assedio di Masada è ancora lì, fatta dai romani, sì, è una cosa colossale, però esempi di, ad esempio a Rocca Vecchia, a Lecce, c'è una fortezza dell'età del bronzo in cui sono stati ritrovati i corpi, sono state ritrovate le tracce di incendio, il fossato, dove probabilmente hanno cercato di entrare. Insomma, Pensiamo se non erro, Ilio 7B, che sarebbe la città di Priamo, un esempio proprio esattamente, cioè sì, queste sì, tracce di queste combustione. coltre di cenere, di incendi. Nel caso dei nuraghi non si trovano le frecce piantate nelle murature, come avviene in tantissimi casi, non si trovano i sepolcri alla belle meglio fatti in fretta e furia quando i corpi stanno marcendo, pensiamo a Wisby, addirittura avevano ancora le armature addosso. Ovviamente stiamo parlando di Medioevo, però la situazione Certo, certo. fa capire che quando un corpo sta marcendo non è che la gente va e li sveste belli belli, cioè li prende,
li butta in una fossa e tanti saluti. Che, scusami, Quindi ricordiamo ce ne sono tanti nuraghi in Sardegna, quindi, come dire, sono quasi avremmo dovuto 8.000. trovarli. Scusami? Beh, quasi 8.000. Si presume che fossero addirittura 10.000 o anche di più. Io sono per un numero un po' più basso, 8.000, 9.000 mi sembra già tanto. Appunto, con tutti questi nuraghi e con tutti gli scavi che hanno fatto, avremmo dovuto trovare le tracce. In realtà queste tracce di assedi non ci sono. Non è corretto dire che non ci sono tracce di violenza, perché io tracce di violenza ne ho documentate nella tesi triennale, in cui ho mostrato proprio questi 3 crani nuragici con delle ferite di colpi di spada, di colpi di ascia, di colpi di mazza e tutto quanto, che hanno lasciato i segni sulle ossa. Tra l'altro la violenza negli esseri umani, io da naturalista l'ho affrontata partendo dagli scimpanzé, arrivando sino praticamente al paleolitico, al neolitico, all'età del rame, all'età del bronzo. Ho trattato anche poi dei casi medievali per fare un paragone, proprio trovati in Sardegna, e praticamente si capisce che l'uomo dagli albori è una specie aggressiva che se c'è da ammazzare ammazza, come tra l'altro sono gli scimpanzé. Sì, diciamo di sì. Infatti vi era anche questa come dire, questa introduzione filosofica sul Homo homini lupus e invece il mito del buon selvaggio. Mi ero speso un po' questi 2 capitoli iniziali, molto filosofici, però questo per far capire che il dibattito è in auge da sempre in pratica. Tant'è che la Gimbutas, famosissima archeologa di origini ungheresi, se non sbaglio, che poi è andata a insegnare in America, lei sosteneva che la violenza in Europa arriva con cioè il neolitico era fatto da questi simpaticissimi neolitici che si amavano e si abbracciavano per tutto il tempo, poi arrivano quelli che lei definisce i Kurgan, cioè gli indoeuropei in pratica, che portano invece le armi, la violenza, eccetera. In realtà basta vedere i riscontri archeologici, basta vedere, oggi sono noti, magari al tempo no, in cui ci sono fosse comuni del Neolitico con morti ammazzati con il colpo di cesello in pietra nella testa, esempi mesolitici, esempi addirittura del Paleolitico, pitture rupestri del Mesolitico in Spagna dove ci sono, come si chiamano? Gente morta ammazzata con l'arco, gente come se fosse un plotone di esecuzione. In Sicilia, per il Paleolitico superiore, vi è un esempio di incaprettamento, quindi tradizione ormai millenaria nel loro caso, con tutte le persone intorno che guardano queste persone che si stanno autostrangolando. Quindi, che l'uomo sia una specie pacifica, a me è sempre da naturalista che ha studiato i primati, di cui però mi piace ricordare che non tutti i primati sono aggressivi per natura. Ad esempio, gli scimpanzé fanno le spedizioni punitive nei territori degli avversari solo per ucciderli, non per conquistare quel territorio, e poi ritornano, mentre i bonobo invece risolvono le dispute facendo sesso in pratica. Quindi si potrebbe risolvere molti problemi politici. esatto, infatti a volte termino le presentazioni, le discussioni con questo barlume di speranza, cioè che sì, le prove sono queste, però noi siamo anche una specie, forse l'unica, che ha sviluppato livelli cerebrali simili da non necessariamente riporre tutto sulla violenza. Quindi, anzi, noi nasciamo come specie incapace di ledere naturalmente, non abbiamo artigli, non abbiamo zanne, non abbiamo niente. Abbiamo però un cervello e abbiamo la capacità di insegnare agli altri, che è la cosa che ci ha permesso di praticamente diventare specie dominante, sino a che non lo diventeranno le blatte. Questo argomento non lo tocchiamo perché dopo qualche esplosione nucleare succederà sicuramente così. E quindi come dire, la cosa finale, la morale della favola è non lasciamo tutto, non lasciamo che gli istinti più bellicosi abbiano sempre la meglio, ma cerchiamo di essere razionali, che forse è la cosa che più ci conviene. E niente, spero che questa lunga digressione vi sia piaciuta.
Ma sì, sicuramente ti ringrazio, è stato soprattutto un viaggio stimolante e completo, quindi siamo partiti dalle Ermita del Bronzo, proprio abbiamo visto la Sardegna, uno sguardo profondo sulla Sardegna, appunto all'età del Bronzo, siamo entrati appunto nel vivo del dibattito. Vedere, ci sono ancora domande molto, ci sono domande aperte e vedere anche con i tuoi lavori come le hai affrontate, come questo studio da buon archeologo sul campo hai portato appunto a mio avviso delle prove alquanto convincenti. Archeologo eretico. Sì, la nuova scuola, Diciamo di sì. sì. Se la vogliamo chiamare così, che poi è una scuola vecchia perché gli archeologi naturalisti, soprattutto in Nord Europa, sono la norma. Non aveva senso per loro studiare il greco e il latino quando poi facevano scavi preistorici sino praticamente all'età non solo del primo ferro ma del secondo ferro. Cioè, come si dice, mentre noi si ammazzava un Giulio Cesare, Mhm, capito? E certo, quindi niente, magari in Italia suona un po' strano, però in realtà se vai a controllare il trend è sempre quello di fare più affidamento a studi di archeobotanica, archeozoologia, malacologia, insomma, di ogni tipo. Perché alla fine, se l'archeologia deve essere una scienza, si deve basare su dati scientifici inoppugnabili. E purtroppo le scienze, come dire, gli sociali, studi umanistici non lo sono. certo. C'è sempre, non Que- c'è questo, come dire, riscontro tra natura e calcolo matematico, come invece nelle scienze esatto. propriamente dette. Ovviamente non bisogna esagerare come hanno fatto gli archeologi della New Archaeology negli anni 60-70, in cui credevano di spiegare tutto con calcoli, dinamiche, catene, insomma, di approvvigionamento, distanze e cose. Addirittura avevano paragonato l'uomo a uno stomaco che cammina. In realtà, come hanno poi dimostrato l'evoluzione della New Archaeology, che è un po' attualmente la nuova sintesi, però praticamente negli anni 80 con Hodder, quello che è stato il post-processualismo nell'archeologia, dove sì, c'è la parte insomma dello stomaco che cammina, ma c'è anche la parte del pensiero che è preponderante in molti casi, in cui noi facciamo delle cose che sembrano irrazionali da un punto di vista pratico e logistico, che però hanno delle spiegazioni, ad esempio basti pensare ai diversi veti religiosi, perché non mangiare maiale, cioè tu sei magari lì nel deserto c'è solo il maiale, poi c'è anche un aspetto pratico su queste cose, non dimentichiamolo, lo facevano per un motivo. Però cioè, ci sono delle cose che sono puramente irrazionali, invece sono motivate dal fatto che noi siamo una specie pensante e abbiamo nella nostra testa tutto un mondo che non può essere giustificabile solo con calcoli e dinamiche naturali, e quindi attualmente per fortuna si ragiona sì con i termini delle scienze naturali, di tutte queste cose, ma anche con i termini degli studi sociali e di tutto quest'altro compartimento, diciamo, che anche quello è fondamentale. Certo, diciamo che anche gli studi di adesso, quindi si approfondisce appunto la complessità, quindi tenere questi legami insieme, sia come hai detto te, ci sono dei risvolti pratici, ma anche dei risvolti, ci vogliamo, irrazionali, di prima vista, degli aspetti anche spirituali, la complessità che dobbiamo sempre calcolarli, tenerli sempre insieme, non dobbiamo dividerli come ogni tanto ci è facile. E questo a mio avviso si può fare adesso con soprattutto questi studi di, appunto, comparati di queste materie, penso storia, come anche nel tuo caso archeologia, con le materie naturali, scusami, le scienze naturali e non solo, comunque degli studi comparati, ci sono proprio dei team di studi dove appunto antropologi, storici, archeologi lavorano insieme per dare proprio uno sguardo più possibile complesso, più possibile unitario, proprio per entrare dentro ai meccanismi e a quel mondo che, come dire, ormai è diverso dal nostro. Sicuramente l'archeologia, ripeto, se vuole essere scienza deve essere sì basata su dati scientifici, ma soprattutto deve essere multidisciplinare. Che non vuol dire che si chiama il geologo per fare la consulenza e basta, Mhm. perché in molti casi mi viene equivocato in questo senso, ah sì, chiamiamo
i diversi esperti e bla bla bla, e poi però alla fine dei conti in alcuni casi sembrano questi studi un po' in cui ognuno dice la sua e poi però non si arriva alla sintesi vera, che deve essere quello lo scopo del mettere in campo le diverse personalità e abilità scientifiche, cioè non dimenticando quali sono le domande e cercare la soluzione a quelle domande, o almeno le possibili prove per rispondere a queste domande che alla fine ci opprimono. Certo, E niente, dai, va spero bene, che la chiacchierata sia piaciuta ai tuoi spettatori. sicuramente Direi comunque. che ci risentiamo per lo streaming quando lo faremo sul mio canale, Certo. dove sarai ospite, e magari ci parlerai tu, anticipaci qualcosa, di cosa ci Pensavo appunto parlerai. di, visto che siamo in tema dell'età del bronzo, io per i miei studi sono più vicino al mondo greco e visto che abbiamo parlato anche di armi e non solo, volevo appunto parlare, come dire, una breve storia dell'evoluzione della guerra, perché appunto tutti e due, appunto io sono storico, tu sei più un archeologo vicino alle scienze naturali, però abbiamo questa passione in comune che è la guerra, ma non semplicemente due popoli che se le vogliono dare di santa ragione, ma la società che c'è dietro, i modi di pensare. Quindi vedere una evoluzione appunto della guerra dell'antica Grecia, per partire appunto dalla guerra di Omero, degli eroi dell'Iliade, che anche lì bisogna fare una bella parentesi perché appunto l'Iliade prende un vasto periodo appunto la guerra dei Micenei fino al Medioevo ellenico, poi ricordiamolo, sono tradizioni tramandate, ma è stata poi scritta sotto i Pisistati, quindi siamo nel VI secolo a.C., quindi quando parliamo dei poemi omerici dobbiamo parlare di tutto questo grande periodo. Abbiamo sia gli eroi individuali, quindi la guerra più aristocratica, e qui torno un po' forse alla Sardegna delta del Bronzo, ci sono dei signori che si affrontano a livello singolo, ma nella stessa Eliade troviamo scontri che possiamo vedere, sono un po' falangi, formazioni che cozzano tra di loro. Quindi vedere anche le formazioni mentali che si sono evolute fino a poi, casomai vorrei porre la fine forse alla guerra del Peloponneso, che lì veramente si rompe il legame tradizionale della guerra greca, quindi più una guerra più sportiva, una competizione tra due schieramenti, invece la guerra del Peloponneso rompe questo schema, diventa una guerra effettivamente totale dove si vuole sopprimere l'avversario, ci sono anche delle nuove tecniche, vedremo anche con l'arrivo anche della flotta come cambia il modo di pensare, se prima il guerriero era l'oplita coraggioso che stava fermo, il vero maschio, stava fermo in riga, pensiamo agli Spartani di Leonida che nonostante tutto stanno lì serrati, non si ritirano, con l'arrivo della flotta ellene, una guerra più razionale, una guerra fatta di tattica. Pensiamo al Socrate del primo Platone, di dialoghi di Nietzsche o di Lachete, dove Socrate interroga i suoi protagonisti, appunto Nietzsche, che sono i grandi politici del suo tempo, gli chiede che cos'è il coraggio e loro rispondono ovviamente il coraggio è rimanere fermo in linea. E Socrate ovviamente smentisce e dice ma forse ritirarsi per prendere una posizione migliore, più difendibile, forse quello è effettivamente il coraggio che farsi ammazzare tutti quanti, però Interessante. sì, vedremo questa evoluzione, soprattutto cambia anche a livello degli dei, vedremo appunto come appunto Ares, il dio della guerra, come se vogliamo tra il panteo greco sia tra gli dei un po' più minoritari, non è di certo il Marte romano, e più se vogliamo il dio irrazionale del guerriero un po' barbaro, cioè individuale, colto dalla furia, si getta davanti a tutti per vedere il suo vigore, il suo essere uomo virile. Invece con Atena vediamo che diventa più una guerra appunto più razionale, quindi di badare, sottomettere le passioni, perché appunto diventa una guerra tattica di formazione e vedremo anche come il Marte romano riprende da tutti questi due, ma il Marte romano è più simile a un modello, se vogliamo, di Atena. Cercherò di fare questo viaggio dall'età. Non vedo l'ora. Allora ci organizziamo e bene, così Perfetto.
Dai, Va mi ha bene. fatto moltissimo piacere. Anche a me, grazie per questa E splendida chiacchierata. Ovviamente invito a guardare il tuo canale, a iscriversi a tutti i video che fai. Non hai detto, diciamo grazie adesso mille. c'è anche, se non erro, per anche un museo dove ci sono dei manichini, delle Sì, sì, è un piccolo museo, gestisco questa mostra in questo museo a Senis, in provincia di Oristano, vicino a Laconi, di soldati che vanno dall'età del rame, quindi guerrieri più che soldati in quel caso, passando per il Nuragico, periodo fenicio, cartaginese, romano, poi Vandali, Alto Medioevo, insomma, bizantini, i giudicati della Sardegna, la caduta dei giudicati, il 1400, il 1600 con gli spagnoli e arriviamo intorno al 1700-1800 e lì mi sono fermato con le ricostruzioni. È un unicum in Sardegna, non l'ha ancora proposta nessuno, una mostra così, e vi invito a visitarla e anche a vedere magari un po' di materiale sul canale. Perfetto, quindi seguite il canale Sardinia Warriors, seguite anche la sua pagina Instagram dove potete vedere le immagini delle rievocazioni ma anche di questo museo. E nulla, noi poi ci sentiamo per future Perfetto. collaborazioni, future live. Dai, Va grazie bene, mille per la ma serata. figurati, grazie a te per questa fantastica chiacchierata. A presto allora, buonanotte, ciao a tutti. Buonanotte, ciao. Ciao. Ciao.